Casper sta tornando, sì, proprio lui. Forse nelle ultime settimane vi sarà capitato di imbattervi in questo titolo un po' ovunque, dato che Disney Plus ha vinto una vera e propria battaglia commerciale, il tutto per acquisire la nuova serie live action del personaggio. Il progetto tuttavia è ancora avvolto nel mistero, ma sappiamo che dietro ci saranno Rob Letterman e Hilary Winston, già legati alla serie di Piccoli Brividi, e vedrà Steven Spielberg come produttore esecutivo. E sapete, leggendo questa notizia, devo ammetterlo, ho provato dei sentimenti abbastanza contrastanti, perché da un lato ho provato una sincera felicità nel sapere che il fantasmino più amato del mondo sta per tornare, ma dall'altro mi sono chiesto com'è possibile che Casper, uno dei fantasmini più famosi della cultura pop, sia diventato un fantasma anche nella memoria collettiva? Salve gente! Benvenuti o bentornati ad un nuovo esaltante episodio di Retrolab, Anatomia di un franchise, il format in cui ripercorriamo la storia più o meno riuscita dei franchise e le saghe che hanno segnato la nostra infanzia e non solo. In questo episodio affronteremo l'ascesa e il declino del fantasma più gentile e amichevole della cultura pop, Casper. Magari vi sorprenderà, ma la prima apparizione di Casper risale addirittura al 1939 nel libro per bambini The Friendly Ghost, ideato da Seymour Reit e illustrato da Joe Oriolo, che alcuni di voi potrebbero ricordare per un certo Felix the Cat. Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, però, Oriolo vendette i diritti del personaggio alla Paramount Pictures, con cui collaborò saltuariamente per varie produzioni animate. Solo nel 1945 uscì finalmente il primo adattamento animato del personaggio di Casper, nel corto The Friendly Ghost, prodotto dai Famous Studios, ovvero il reparto di animazione della Paramount. In questo corto Casper, il cui design è ancora abbastanza anonimo a dire il vero, vive insieme ad altri fantasmi, che fanno un po' quello che i fantasmi dovrebbero fare, ovvero spaventare la gente, nascondersi, apparire all'improvviso e terrorizzare praticamente qualsiasi umano e animale nei dintorni. La classica vita da spiriti molesti, insomma. Solo che Casper no, Casper li guarda e in pratica pensa: ok ragazzi, scusatemi, ma io non è che vorrei davvero traumatizzare qualcuno, vorrei solo conoscere gente, magari senza mandarla in terapia. E così il nostro fantasmino lascia il proprio mondo per cercare amici tra i vivi. Il problema però è che ovviamente appena qualcuno lo vede scappa urlando, animali inclusi. Casper infatti è praticamente una fiaba sul pregiudizio, solo che il protagonista della storia è il fantasma di un bambino morto. Che sì, effettivamente detta così sembra una roba assurda, ma è proprio questo il punto. Fin dall'inizio Casper non è solo una gag, ma una figura malinconica, un personaggio diverso e proprio per questo solo, rifiutato e incompreso, al punto che in una scena dimentica persino di essere un fantasma e per la tristezza prova a farsi mettere sotto da un treno. Un tantino eccessivo forse per un cartone animato per bambini, non credete? Comunque, dopo The Friendly Ghost, Casper torna in una miriade di altri corti animati. Tra i primi ci sono There's Good Booze Tonight del 1948 e A Haunting We Will Go del 1949. Poi per praticamente tutti gli anni 50 lo troviamo in una lunga serie di cortometraggi teatrali e questa sarà un'epoca fondamentale per il personaggio, perché è proprio in questa fase che nasce la formula classica, ovvero Casper vuole fare amicizia, gli esseri viventi si spaventano, Casper si deprime e poi trova qualcuno che capisce che in realtà non è cattivo e fine. Una struttura decisamente semplice e ripetitiva, ma anche perfetta per quegli anni, con un protagonista immediatamente comprensibile e soprattutto che non necessita di troppe spiegazioni. Casper è un fantasma buono, il mondo ha paura di lui, ma lui vuole solo essere accettato.
E ragazzi, è praticamente una base narrativa talmente chiara che può essere ripetuta 1000 volte con anche solo minime variazioni, senza perdere mai davvero forza, almeno in teoria. Perché, vedete, è proprio da questa formula che lo ha portato al successo che nasce anche il problema che perseguiterà praticamente il personaggio per tutta la storia del franchise, ovvero Casper è un concetto fortissimo, ma proprio per questo non facilissimo da evolvere, perché una volta che hai raccontato per l'ennesima volta il fantasma buono cerca amici, mo cosa ti inventi? Cioè, gli dai una famiglia, una scuola, una backstory tragica, lo metti in dei videogiochi, lo mandi nello spazio, lo fai incontrare con una streghetta, gli fai incontrare Hilary Duff? Beh, la risposta a tutto questo è praticamente sì, 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 sì e ancora sì, soprattutto la parte di Hilary Duff. Ma tranquilli, ci arriviamo! Dal 1952 Casper iniziò a essere pubblicato come fumetto dalla Harvey Comics, che finì poi col comprare i diritti del personaggio nel 1959, trasformandolo in uno dei suoi volti più riconoscibili. Ed è qui che Casper smise di essere soltanto quel fantasmino dei corti animati e divenne un vero e proprio brand. Harvey Comics creò infatti un vero e proprio piccolo universo per bambini. Prese Casper e sostanzialmente lo rese più stabile, dolce e serializzabile. Il lato più macabro venne decisamente ammorbidito e la malinconia venne resa più rassicurante, anche perché, diciamoci la verità, se devi vendere fumetti ai bambini ogni mese, forse non puoi sempre iniziare le tue storie con "Salve piccoli lettori! Oggi seguiamo le avventure di un bambino morto che nessuno vuole amare". Anche se effettivamente avrebbe potuto avere una cerchia ristretta di fan. Ma comunque, torniamo a noi. Nel mondo Harvey, Casper venne affiancato anche da altri personaggi come Spooky, il cugino dispettoso, Wendy, la streghetta buona, Hot Stuff, il diavoletto, e con loro tutta una serie di creature che prendono l'immaginario horror e lo trasformano in materiale per bambini. Casper infatti fa parte di una tradizione molto interessante, ovvero quella di prendere ciò che dovrebbe far paura e renderlo tenero, una logica che oggi vediamo praticamente ovunque, solo che Casper lo faceva già negli anni 50. Tutto questo portò Casper ovviamente a divenire una vera e propria icona, quasi una presenza familiare, una faccia riconoscibile, un personaggio che i bambini potevano leggere, guardare e persino collezionare. In Italia arrivò inizialmente con un nome meraviglioso, Gasperino, che sembra meno il fantasma malinconico che vuole essere amato e più il cuginetto che tua madre ti obbligava a portare al compleanno perché poverino se non resta da solo. Ora, secondo alcune fonti, questo fu uno dei primi nomi italiani del personaggio, probabilmente legato all'adattamento spagnolo. Purtroppo però non ho trovato informazioni chiarissime al riguardo e tutte le versioni in italiano tradotte o adattate che ho trovato utilizzavano comunque Casper. Quindi, se qualcuno di voi dovesse saperne di più, vi invito a scriverlo nei commenti, anche perché questa cosa mi incuriosisce parecchio, a dire il vero. Comunque, i fumetti della Harvey Comics furono un vero e proprio successo, tant'è che vennero prodotti ininterrottamente fino agli anni 90 e contribuirono a fissare definitivamente l'immagine classica del personaggio. A partire dal 1963, inoltre, arrivò anche The New Casper Cartoon Show, che riprendeva personaggi, storie e atmosfere dell'universo dei fumetti Harvey, e fin qui tutto normale, o meglio, normale per un franchise che parla di un bambino fantasma. Poi però, nel 1979, arriva uno dei momenti più strani e meravigliosamente assurdi della storia di Casper, ovvero Hanna-Barbera. Già, avete capito bene. La casa di produzione Hanna-Barbera, infatti, cogliendo il potenziale di Casper, non solo produsse 2 special, uno di Halloween e uno di Natale, dove compaiono addirittura personaggi famosi come l'orso Yogi, Bubu e Braccobaldo, ma realizzò anche una serie chiamata Casper and the Angels.
Sì, ragazzi, è proprio quello che state pensando. In pratica, Casper è filtrato attraverso la televisione americana degli anni 70. Cioè, prendete Casper, mettetelo in una serie che sembra una parodia animata di Charlie's Angels e Chips, che ha come protagonista e 2 poliziotte spaziali, un'ambientazione futuristica alla Jetson, un fantasma peloso di nome Iris Carey, e otterrete una di quelle cose che vi faranno pensare ok, forse negli anni 70 avrebbero dovuto controllare un tantino meglio cosa mettessero nel caffè degli sceneggiatori. Ma al di là della follia, questa fase è molto importante per il franchise perché dimostra una cosa: Casper era sì un personaggio iconico, ma anche un personaggio che veniva continuamente riadattato. E sapete, quando un personaggio cambia pelle troppe volte, o forse è meglio dire lenzuolo in questo caso, beh, rischia di restare riconoscibile come immagine, ma non più come identità. E forse è proprio da qui che Casper comincia lentamente a diventare un'icona conosciuta da tutti, ma ricordata da pochi. Ma eccoci finalmente arrivati al momento che tutti stavate aspettando, ovvero al meraviglioso e pericolosissimo periodo anni 90 di Hollywood, l'epoca in cui il cinema cominciò a riscoprire fumetti, cartoni animati e videogiochi con l'intento di trasformarli in live action. E ammettiamolo, è stato un periodo che ci ha regalato grandi capolavori, ma anche film che sembravano in tutto e per tutto un castigo divino per aver sfidato il buon gusto. Ma Casper, fortunatamente, arrivò non solo nel momento giusto, ma anche con tutte le carte in tavola per essere un successo. Prodotto da Steven Spielberg e diretto da Brad Silberling, il film del 1995 con Christina Ricci e Bill Pullman fu una trasposizione cinematografica sorprendentemente riuscita. Un'appassionante favola gotica sulla morte, sul lutto, sulla solitudine e sul bisogno disperato di essere ricordati. Il tutto ambientato a Whipstaff Manor, una enorme villa abbandonata che nasconde segreti, strane macchine, fantasmi fastidiosi e soprattutto rimpianti. E già questa cosa, se ci pensate, è abbastanza folle perché, vista l'evoluzione di Casper sotto la Harvey Comics, il film avrebbe tranquillamente potuto essere un filmetto per bambini fatto tanto per vendere pupazzi e cereali. E invece no, il film prende un personaggio che per decenni era stato trattato come una mascotte tenera e coccolosa e lo riporta in un certo senso alle sue origini, quelle avvolte da uno strano senso di malinconia e tristezza, quelle di un fantasma che non vuole spaventare nessuno, ma che porta comunque addosso il peso della morte. Solo che stavolta lo fa dentro un film per famiglie, con una villa gotica, gag slapstick, effetti speciali e una bambina degli anni 90 che probabilmente ha segnato l'adolescenza di mezza generazione. Il film, inoltre, si rivelò geniale fin dai primi momenti, presentando una villain quasi da cartone animato, una sorta di parodia di Crudelia de Mon, il tutto contornato da una quantità di camei assurdi, compreso quello dei Ghostbusters, e soprattutto utilizzò effetti speciali incredibilmente avanzati per l'epoca, che permisero a Casper non solo di apparire sullo schermo, ma di esistere davvero accanto agli attori, riuscendo anche a trasmettere le espressioni e le emozioni più complesse. E credetemi ragazzi, questa cosa per il 1995 non era affatto scontata. Riguardandolo oggi, potrebbe quasi sorprendervi come gran parte del film funzioni ancora benissimo. Certo, alcuni effetti sono un po' invecchiati, parliamo pur sempre di un film per ragazzi del 95, ma a distanza di tutti questi anni, Casper continua a trasmettere emozioni. E quando qualcosa, un personaggio come Casper che non esiste, riesce a farti provare qualcosa, vuol dire che dietro non c'è solo un'ottima tecnica, ma anche un'ottima regia e scrittura. Il film, inoltre, non si limita solo a prendere Casper e metterlo in live action, ma fa qualcosa di più. Lo capisce. Capisce che dietro il fantasmino carino c'è sempre stata un'enorme malinconia e invece di eliminarla la rende più cinematografica, più romantica, più gotica, più anni 90 ovviamente. E il risultato è un film che riesce allo stesso tempo a essere tenero, inquietante, divertente e stranamente triste.
Casper fu uno di quei rari casi in cui Hollywood prese un personaggio vecchissimo, lo modernizzò, ci mise dentro soldi, effetti speciali, star, atmosfera, marketing e stranamente per una volta non lo distrusse, ma al contrario lo rilanciò. Solo che, vedete, nel momento in cui Casper trovò finalmente un'anima, venne fuori anche il problema più grande del franchise, perché dopo un film di tali proporzioni, cosa fai? Il film del 1995 funzionò così bene che per molti quello fu il vero punto di partenza di Casper. E per certi aspetti non posso nemmeno dargli torto, perché quel film aveva dato al personaggio una vera origin story, un tono preciso e un cast di personaggi praticamente perfetto. Solo che, ecco, così facendo, aveva anche incastrato Casper dentro un universo ben preciso, e questo rese decisamente complicato continuare a raccontare nuove storie sul fantasmino, soprattutto se quelle storie non nascevano dalla passione ma dalla necessità di spremere la licenza fino all'osso. E vedete, è qui che nasce la differenza tra un film che resta nella memoria e un franchise che si consuma lentamente. Dopo il film del 95 arrivò infatti la serie animata che probabilmente molti di voi ricorderanno, ovvero Le fantasmagoriche nuove avventure di Casper, trasmesse in prima visione dal 1996 al 1998, e da un punto di vista di mercato fu una scelta assolutamente logica. Già negli anni 80 si era fatta una cosa simile con Ghostbusters o Scuola di Polizia, e negli anni 90 era diventata quasi una prassi. Se un film per ragazzi avesse funzionato, state certi che prima o poi sarebbe arrivata anche la serie animata. Quindi sì, fare una serie di Casper era praticamente una scelta obbligata. Il problema però è che questa serie cercò di fare qualcosa di molto strano, ovvero prendere l'universo creato con il film del 95 ed espanderlo usando gli elementi della lore dei fumetti Harvey, che sulla carta avrebbe anche potuto avere senso, solo che quella lore era molto più comica, più leggera e soprattutto più episodica. Quindi sì, la serie si adattò perfettamente al formato televisivo, ma allo stesso tempo si cominciò ad allontanare pericolosamente dal cuore emotivo del film, tornando così lentamente a essere soprattutto una mascotte. Il vero inizio del declino del franchise però arrivò solo nel 1997, quando la Harvey, ancora in possesso di alcuni diritti sul personaggio di Casper, in particolare sui prequel, decise di cavalcare l'onda del successo e lanciarsi nel grande Far West degli anni 90, il mercato direct to video. Un posto meraviglioso e terrificante dove potevi prendere un personaggio famoso, abbassare il budget, cambiare cast, ignorare praticamente metà della continuity e vendere comunque un sacco di VHS a famiglie che andavano al supermercato e pensavano «Oh, guarda Casper, dai, prendiamolo per i bambini!» E la cosa che mi fa incazzare è che dietro questa manovra di mercato non c'è nemmeno qualche strano studio di animazione improbabile come la Dingo Pictures, ma addirittura Fox e Saban, che confezionarono quelli che oggi vengono spesso considerati dei prequel apocrifi del film del 95, o per dirla in modo meno elegante, dei film che volevano chiaramente sfruttare il successo di Casper, ma con un budget che gridava a mio cugino da tutte le parti. Il primo e terrificante, ma per i motivi sbagliati, prequel fu Casper, un fantasmagorico inizio che prova sostanzialmente a raccontarci le origini di Casper, solo che, ecco, lo fa dimenticandosi allegramente del fatto che il film del 95 gli aveva già dato un'origine molto più precisa, tragica e decisamente più interessante. In un fantasmagorico inizio, invece, Casper arriva da una specie di sistema organizzato dell'aldilà con treni fantasma, burocrazia, scuole per spettri e regole completamente diverse. Il film in pratica resetta tutto l'universo di Casper ancora una volta, creando una mitologia decisamente più complessa, ma molto meno interessante, e il tutto è contornato da una CGI che, vi giuro, anche per l'epoca sembrava già chiederti scusa mentre la guardavi.
Il risultato fu ovviamente un film che confuse gran parte del pubblico, che giustamente si aspettava qualche collegamento con il film del 95, e invece no. A soli 2 anni di distanza Casper aveva già problemi di continuity. E fidatevi, se un personaggio semplice come Gasperino il Fantasmino ha una lore confusa, forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo a riflettere, ma no! Perché ovviamente il mercato video era fin troppo succoso e quindi nel 1998 arrivò il sequel, che paradossalmente più che essere ricordato per Casper è ricordato per essere il film che probabilmente lanciò la carriera da attrice di Hilary Duff, ovvero Casper e Wendy, una magica amicizia. Un film che ripesca a piene mani dai fumetti Harvey Comics e taglia definitivamente i ponti con la continuity del 95, introducendo streghe, poteri magici, famiglie di maghe cattive e un tono che ormai aveva pochissimo a che fare con la splendida favola gotica di Brad Silberling. Ora, sulla carta l'idea avrebbe anche potuto essere carina. Il problema però è che più che un film sembra un episodio speciale di Halloween girato con il budget rimasto a fine serata dopo aver pagato il catering. E come per un fantasmagorico inizio, anche qui si vede chiaramente la logica produttiva del benissimo, facciamo una VHS da scaffale, mettendoci un nome riconoscibile, un po' di magia e via, soldi a palate. A questo punto però sento che molti di voi iniziano a farsi la stessa domanda, ovvero ma se il film del 95 era andato davvero così bene, perché non si fece un sequel canonico? Ebbene, vi sorprenderà sapere che in realtà Casper 2 era effettivamente in sviluppo, solo che il progetto venne abbandonato nel 2000. Infatti, tra il poco entusiasmo generato dai prodotti direct to video, i dubbi sul ritorno del cast e il fatto che il franchise stava già perdendo forza, il sequel venne lasciato lì a morire. E tutto ciò, se ci pensate, è quasi ironico, perché se Casper avesse avuto un vero secondo film, beh, magari oggi parleremmo di una piccola saga gotica per famiglie, forse di una trilogia, e chissà, magari Casper sarebbe rimasto un Brad florido. E invece no. Il marchio venne letteralmente cannibalizzato dai prodotti home video, prima ancora che un sequel canonico potesse arrivare. È come se Hollywood avesse trovato una candela accesa nel buio e invece di proteggerla dal vento ci abbia buttato addosso 4 secchiate d'acqua. Ma che diamine! Ma hey, almeno Hilary Duff fu lanciata come attrice e anni dopo ci avrebbe portato Lizzie McGuire, quindi forse qualcosa di buono c'è comunque uscita da tutto ciò. L'arrivo del nuovo millennio portò con sé l'avvento della computer grafica e convinse molte case di produzione che in fondo non ci volesse poi molto per creare film in CGI come li faceva la Pixar. Ah, poveri illusi. Ed ecco che nel 2000 arrivò Casper's Haunted Christmas, ribattezzato in italiano per qualche oscura ragione Casper il film. Cioè non Casper il Natale infestato, ma Casper il film, cioè come se tutto quello venuto prima non fosse un film. Comunque, il film è realizzato completamente in CGI e di per sé l'idea non era nemmeno così brutta. Peccato che fosse il 2000 e visto il risultato, il budget probabilmente consisteva in un lecca-lecca, qualche merendina e un paio di bottoni trovati sotto il divano della produzione. La storia ruota attorno a Casper che dovrebbe spaventare almeno una persona prima di Natale, altrimenti lui e i suoi zii rischieranno una punizione dal mondo dei fantasmi, che già così è una promessa strana, perché dopo decenni di storie basate sul fatto che Casper non vuole fare paura, cioè siamo ancora lì. Ma il film riesce ad andare anche oltre, perché nel mezzo di tutto ciò troviamo Casper che fa serenate e appuntamenti romantici su orche volanti, e se siete terribilmente confusi da quello che ho appena detto, credetemi, lo sono anch'io. Ora, almeno sulla carta, l'incipit della storia, per quanto annullasse anni di evoluzione del personaggio, non era nemmeno terribile. Un Casper costretto a spaventare qualcuno a Natale, ma avrebbe potuto essere anche un'idea carina. Solo che poi guardi il film e niente, tra sviluppo narrativo quasi inesistente e tono generale CGI che mi ricordano tantissimo The Little Panda Fighter, beh, per quanto mi riguarda siamo davanti a una delle peggiori trasposizioni animate del personaggio.
Poi però nel 2006 arriva Casper's Scare School e io, cioè, non lo so ragazzi, devo seriamente argomentare, cioè il titolo dice già tutto. Casper viene mandato a una scuola di spaventi. Casper, il fantasma buono, quello il cui intero punto narrativo da sempre è non voler fare paura, viene mandato a scuola di spaventi. Cioè è come se mandassero Deadpool a scuola di buone maniere perché dice troppe parolacce, quando il personaggio funziona perché dice troppe parolacce. Però, vabbè. Tralasciando questo piccolo dettaglio, il film non è esattamente tutto da buttare, in un certo senso anticipa quell'idea di mostri a scuola che qualche anno dopo diventerà molto più famosa grazie ad altri franchise. E rispetto a Casper's Haunted Christmas almeno si vede che qualcosa è cambiato. Gli anni infatti sono passati e la CGI low budget ha fatto qualche passo avanti. E il film sembra finalmente avere un minimo di impronta stilistica. Il problema però è che il personaggio peggio realizzato del film è proprio Casper. Cioè, ragazzi, sembra costantemente in trippe di acidi. Guardate quello sguardo, ma perché ha gli occhi così grandi e piccoli allo stesso tempo? Tuttavia, oltre all'aspetto visivo, il problema più grande è che Casper sembri non guidare più il proprio mondo, cioè non sembra più il centro emotivo della storia, ma semplicemente un personaggio buttato dentro un'ambientazione che semplicemente non è la sua. C'è la scuola, ci sono mostri adolescenti, le regole dell'aldilà, i compagni di classe, i bulli, le lezioni, cioè tutto questo potrebbe e funzionerà per altri franchise, ma con Casper sembra più un modo per dire ok, il fantasmino buono non basta più da solo, mettiamogli intorno un mondo più rumoroso, più vendibile e più colorato. E a conferma di tutto ciò, tra il 2009 e il 2012 uscì anche la serie animata Casper Scare School, che di fatto resta ancora oggi l'ultima grande produzione seriale del personaggio, prima di anni di silenzio. La serie provò a fare quello che fanno tutte le serie reboot per bambini, ovvero prendere un vecchio personaggio, ringiovanirlo, circondarlo di nuovi amici, nuovi rivali, nuove lezioni morali e renderlo più appetibile per una generazione che sostanzialmente non aveva nessun legame emotivo con lui. E vista così, la formula ha anche una sua logica, anche altri franchise lo hanno fatto. Il problema però è che tra gli anni 2000 e i primi anni 2010 l'immaginario dei mostri per bambini era radicalmente cambiato. E un fantasmino carino non bastava più. Il pubblico aveva iniziato ad affezionarsi a un gotico per ragazzi molto più moderno e riconoscibile. Opere come Coraline e la Porta Magica, Paranorman, Frankenweenie, le Monster High e addirittura Hotel Transilvania, e con loro tutto un filone di gotico family che prendeva la maggior parte dei mostri, fantasmi, zombie, eccetera, e li rielaborava con un'identità visiva fortissima, moderna, pop, ma soprattutto vendibile. E in mezzo a tutto questo caos, Casper cominciò a sembrare semplicemente vecchio. Nemmeno i videogiochi riuscirono a salvarlo, anzi, forse peggiorarono solo la situazione. Tra il 96 e il 2009 uscirono una miriade di videogiochi su Casper per PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo DS, Super Nintendo, Game Boy, Wii, chi più ne ha più ne metta. E credetemi, nessuno di questi era minimamente sufficiente. Si trattava per lo più di tie-in su licenza, prodotti per bambini, adattamenti, puzzle game, platform, action adventure, giochi portatili e roba che sembra uscita da uno scaffale polveroso di un blockbuster abbandonato. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video, con la domanda più importante, ovvero come può un personaggio sopravvissuto a più di 70 anni di storia scomparire così? Beh, la ragione risiede probabilmente nella natura stessa del personaggio. Casper, come abbiamo visto durante il video, è davvero difficile da aggiornare. Vive in quell'equilibrio delicatissimo tra horror, comicità
e malinconia, un equilibrio davvero complicato da gestire. E nonostante il film del 95 sia la dimostrazione perfetta che quell'equilibrio sia possibile, i prodotti successivi si concentrarono più sul titolo, sul marchio e sull'abuso di CGI scadente invece di capire davvero come replicare quella formula, portando così all'inesorabile declino il fantasmino più famoso della cultura pop. Un personaggio che tutti conoscevano, ma del quale letteralmente nessuno sembrava più sapere cosa farsene. Ed è proprio per questo che la nuova serie live action di Casper potrebbe essere interessante ma anche terribilmente pericolosa, perché da un lato Casper ha ancora tutto quello che serve per funzionare oggi: morte, solitudine, case infestate, infanzia perduta e bisogno di accettazione. Dall'altro lato però il rischio di trasformarlo in una sorta di paraculata Edge alla mercoledì con un lenzuolo addosso potrebbe essere letteralmente dietro l'angolo. Tuttavia, almeno in teoria, gli elementi per farne qualcosa di buono ci sono tutti, quindi non possiamo fare altro che aspettare e scoprire se questa nuova serie sarà il modo per riportare finalmente Casper al successo o per farlo sprofondare in un baratro ancora più profondo di quello in cui si trova adesso. Ma adesso tocca a voi, gente! Qual è il vostro film o serie preferita di Casper e perché proprio il film del 95? Fatemelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto ricordate di lasciare un like e condividerlo con i vostri amici, a meno che non vogliate essere perseguitati da Casper sotto acidi. Noi invece ci vediamo al prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!